Ma quanto è bella la Sicilia! In molti la raggiungono in aereo e altri in auto e così ho fatto anche io, ma non con una macchina tradizionale, ma con un'elettrica. Se partendo da Roma sono arrivato fin qua significa che si può fare, ma quello che non avete ancora visto è come farlo in concreto. E allora mettetevi comodi perché ve lo racconto subito. Molti di voi non farebbero un viaggio così neanche con una macchina normale. Figuriamoci con un'elettrica che per percorrere gli oltre 900 km che separano la redazione da Palermo deve fermarsi almeno 3 volte a ricaricare. La compagna di avventura è una Tesla Model 3 Standard Range Plus che sulla carta dichiara poco più di 400 km di autonomia, ma noi di chilometri dobbiamo farne molti di più, 936 all'andata e 939 al ritorno. Secondo Google Maps ci vogliono poco meno di 10 ore, che diventano circa 11 o anche 11 e mezza se consideriamo il tempo perso per l'imbarco sullo stretto di Messina. Quindi bisogna aggiungere il tempo per le ricariche, considerando che al sud di colonnine non ce ne sono molte. Per una tirata così si parte rigorosamente all'alba. La prima sosta di ricarica la farò in Campania, ma prima di arrivarci è d'obbligo una pausa caffè. Ah, dimenticavo, nel frattempo iscrivetevi al nostro canale YouTube. Per ora ho 169 km di autonomia e il navigatore me ne dà 88 per arrivare al primo punto di ricarica che si trova tra Napoli e Salerno, per cui non dovremo avere problemi. Non si tratta di una sosta casuale perché quando si viaggia con un'elettrica ogni fermata deve essere pianificata e a maggior ragione in questo caso perché man mano che si scende verso sud le colonnine sono sempre più rare. Se vi state chiedendo perché non sto andando ad un supercharger, beh la risposta è semplice. Non sto usando la Tesla come una Tesla. Ho scelto di affidarmi alle colonnine pubbliche per vedere se un viaggio di questo tipo è fattibile con un'elettrica qualsiasi. Ci sono 2 modi per pianificare il viaggio. Il primo, quello che ho usato io, il più lento, è quello di mettersi a tavolino e studiare il percorso cercando le colonnine fast più vicine all'autostrada e i punti strategici dove fermarsi. Per questo ci sono delle app che aiutano, come NextCharge, che mostra anche le foto e i commenti degli utenti sulle singole stazioni di ricarica. Il secondo invece è molto più rapido. Conoscete l'applicazione A Better Route Planner? Prima di questo viaggio non sapevo di cosa si trattasse ed è stata una piacevole scoperta. È fatta molto bene, basta inserire l'indirizzo di partenza e destinazione e lei fa tutto da sola, ottimizzando il tempo di viaggio e consigliando il tempo di sosta per ricaricare ad ogni fermata solo i kilowattora necessari per proseguire. L'app tiene conto del consumo della vostra auto. Per una pianificazione dettagliata basta preimpostare marca, modello, dimensione delle ruote e anche la presenza o meno della pompa di calore e altri parametri di viaggio come la velocità massima desiderata. E il gioco è fatto. Mancano 500 metri all'arrivo, siamo usciti poco prima di Salerno e non c'è anima viva. Siamo in un paesino che si chiama Fisciano e qui dovrebbe esserci l'unica colonnina a corrente continua della zona perché l'altra sta a Capua, quindi dovremmo tornare indietro di un bel po' e speriamo di non doverlo fare visto che comunque abbiamo 79 km di autonomia e precisamente il 22% della batteria. Manca pochissimo, vediamo dove siamo, se vediamo una colonnina, eccola lì, eccola. Non c'è nessuno in mezzo al niente, non so se c'è un bar, se c'è qualcosa, ma eccola qui e la colonnina mi sembra, devo dire, in buone condizioni. Mi sarei aspettato quasi peggio. Parcheggiamo e iniziamo subito la ricarica perché sono le 9:34 e ci mancano ancora ben 700 km per essere ottimisti. Per prenotare le colonnine ho usato l'applicazione di NLX che nelle prossime settimane dovrebbe essere interessata da un aggiornamento, ma ce ne sono diverse tra cui scegliere che offrono prezzi al kilowattora anche leggermente diversi. Graficamente è riuscita anche se la procedura di geolocalizzazione e di attivazione del terminale mi ha più di una volta rallentato con qualche lag. In questi casi bisogna riavviarla e il problema si risolve. Colonnine pubbliche come questa ricaricano ad una potenza massima di 50 kW in corrente continua e io sono arrivato ad un picco di 48 caricando dal 20 all'80% della capacità totale. Viaggiando con un'elettrica infatti è questo il range ideale perché la ricarica oltre l'80% è molto più lenta. Come vi ho anticipato però non avendo un software specifico per il viaggio e per non rischiare di rimanere a piedi ho dovuto ricaricare fino al 100%, perdendo così molto più tempo, poco più di un'ora a sosta e per arrivare a Palermo ne ho fatte 3.
Ho avuto quindi tutto il tempo per dare un'occhiata in giro. La maggior parte delle colonnine fuori dalle città si trovano in posti come questo, parcheggi sì tenuti in buone condizioni ma isolati e spesso senza alcun servizio. Fino a che ci si ferma di giorno va bene, ma vi sentireste sicuri a fermarvi qui o in un'altra piazzola isolata in piena notte? Da quando siamo partiti abbiamo percorso 218 km e viaggiamo su un consumo medio di circa 14 kWh ogni 100 km ad una velocità compresa tra i 105 e i 110 km/h, che certo non è tantissimo, ma il miglior compromesso per non andare troppo piano e perdere minuti preziosi lungo la strada e l'essere il più efficienti possibile. Trattandosi di una Standard Range Plus, sono due livelli su cui è possibile regolare la risposta dell'acceleratore: soft, quello più conservativo, e standard. Io ho scelto il primo per avere un aiuto in più ed essere sempre progressivo negli input, perché con questa coppia disponibile fin da subito è facile lasciarsi prendere il piede. E in più, cosa non da poco, vorrei evitare qualsiasi tipo di sosta fuori programma. Ho selezionato invece l'intervento della frenata rigenerativa al massimo, ma anche qui avrei avuto una doppia scelta: o quella di toglierla completamente per contare sullo scorrimento e il rilascio e poi intervenire sui freni, o fare come ho fatto. Mi trovo meglio a gestire l'acceleratore anche nelle discese, magari premendo un po' meno sul pedale, ma sempre quel tanto che basta per non perdere velocità e sfruttare al massimo la rigenerazione. Quando fai così tante soste, la sfida è riuscire a ingannare il tempo di attesa alla colonnina. A parte la ricarica in Calabria, dove vicino alla stazione c'era un supermercato, nelle altre la Model 3 mi ha salvato, perché Tesla è senza ombra di dubbio la numero uno in intrattenimento di bordo, almeno per il momento. Il tempo di guardare una puntata di una serie TV, di fare una partita a un videogioco usando come joystick il volante della macchina e per svegliarsi bene di karaokeggiare Nessun dorma negli assolati parcheggi del Sud Italia, e già si riparte lungo la Salerno-Reggio Calabria. Sì, bello, ma è comunque tempo perso, starete pensando, e avete quasi ragione. Allo stato attuale, tenendo conto dei limiti delle batterie e delle infrastrutture di ricarica, ci si mette indubbiamente di più con una macchina elettrica. Di tempi e costi però parleremo dopo, confrontando il viaggio d'andata con il ritorno, dove ho usato i supercharger. Vi anticipo che se c'è una cosa in cui l'elettrica vince è la rilassatezza con cui si mettono alle spalle i chilometri. Sono sincero, in partenza ero piuttosto scettico, ma mi sono dovuto ricredere. Il fatto di sapere già di doversi fermare obbligatoriamente a ricaricare porta inconsciamente ad affrontare il tutto con più spensieratezza, senza essere ostaggi dello scorrere delle ore. Insomma, è un approccio al viaggio totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Però un conto è farlo da soli per lavoro, come nel mio caso. Un altro è portarsi dietro la famiglia, amici e magari bambini o animali. In questo caso no, non sarebbe sostenibile, i tempi non sono ancora maturi. È stata comunque una piacevole scoperta. Intanto, dopo 3 soste e 12 ore e mezza, eccomi finalmente all'imbarco per la Sicilia. L'attesa del traghetto è sempre sfiancante, anche se oggi ci è andata bene perché ci sono solo 28 gradi. Nonostante questo, però, i servizi come per esempio l'aria condizionata sono sempre accesi, per cui l'autonomia va giù anche se siamo fermi. Pensate quanto sarebbe comodo se noi potessimo salire sulla nave, attaccare la macchina alla presa e scendere con il pieno, un po' come succede in Nord Europa. Gran Bretagna e paesi scandinavi offrono già da anni questa soluzione, che se prendesse piede ovunque sarebbe un gran bell'incentivo ad utilizzare un'auto elettrica anche per viaggiare sulle isole, territori che di solito hanno una scarsa, se non nulla, presenza di infrastrutture di ricarica. Se fosse stato possibile, per esempio, avrei risparmiato parecchio tempo ricaricando di meno alla colonnina di Bagnara Calabra, l'ultima tappa prima di Palermo, che dal traghetto dista 270 km. In ogni caso manca poco, giusto il tempo di prendersi uno spavento. Poco distanti da Palermo l'applicazione mi ha segnalato che l'unica colonnina che c'è è fuori servizio. Ma guardi, attiva solo che la vede rossa perché è parzialmente occupata. Per fortuna nessun problema. Mancano 900 metri all'arrivo, che non è il centro di Palermo, ma è la sede Enel dove lasceremo in carica la macchina. In alcune città, come per esempio Palermo, ma anche in alcune zone della Calabria, le colonnine DC in corrente continua sono all'interno delle sedi Enel, per cui bisogna entrare, citofonare e sperare che qualcuno ci apra. Sì, buonasera. Siamo con un'auto elettrica, è possibile ricaricare? Sì, prego, apre il cancello e si può accomodare. Grazie mille. E così, dopo
più di 16 ore di viaggio siamo finalmente arrivati, ma se pensate che sia finita qui, ahimè, vi sbagliate, perché dobbiamo tornare indietro e lo faremo con una differenza rispetto al viaggio di oggi. Non useremo le colonnine tradizionali, ma i supercharger Tesla, per vedere quali sono le reali differenze di tempi e costi tra le due infrastrutture. Ma io direi che possiamo anche smettere di parlare di colonnine e ricariche, perché mi sta scoppiando la testa. Mattia, andiamo a mangiare qualcosa? Andiamo. Il tempo di un bagno, un arancino e un panino con le panelle e via che si riparte. Se tralasciamo un piccolo inconveniente alla colonnina di Palermo che ha fatto i capricci e che però ci ha dato l'occasione di essere tra i primi a testare la nuovissima stazione Ionity lì nelle vicinanze, il viaggio di ritorno è stata tutta un'altra cosa. Impostando la redazione di Motor One come destinazione, il navigatore della Tesla ha calcolato autonomamente il numero delle soste 4 e la durata ottimale di ogni ricarica 20 minuti, ottimizzando così i tempi di viaggio e permettendomi di mantenere una velocità media ai limiti di codice. Ed è molto più veloce anche la procedura di ricarica. Basta arrivare al supercharger e attaccare il cavo. Non servono applicazioni sullo smartphone o una connessione di rete particolare, con tutti i costi che vengono addebitati direttamente sulla carta di credito collegata al veicolo. Per non parlare poi della velocità di ricarica. Con le colonnine DC ho toccato una potenza massima di 50 kW, mentre qui 118, più del doppio. Ma veniamo ai numeri. All'andata ho ricaricato in tutto per 2 ore e 50 minuti. Sono partito alle 5:30 del mattino e arrivato alle 21:50, percorrendo 936 km in circa 16 ore e mantenendo una velocità media di circa 115 km/h. Al ritorno, usando i supercharger, ho ricaricato per 1 ora e 50 minuti, facendo anche una sosta in più. Sono partito alle 10:33 e sono arrivato alle 22:50, percorrendo la stessa strada in 12 ore e 17 minuti con una velocità media più alta. È bene dire che in entrambi i casi, oltre alle soste per fare il pieno, mi sono fermato altre 3 volte alle stazioni di servizio. Quanto ai costi, all'andata ho speso 55 euro in energia, mentre al ritorno 33. Direi una gran bella differenza che fa capire meglio di tante chiacchiere qual è il vero vantaggio competitivo di Tesla rispetto ai costruttori tradizionali. Sì, l'esperienza di utilizzo e quindi di viaggio tra software di pianificazione e supercharger ti fa sentire molto più tranquillo. E la tranquillità è quella variabile fondamentale per ridurre o azzerare magari l'ansia d'autonomia che caratterizza un po' tutte le auto elettriche, che si risolverà soltanto quando la rete delle infrastrutture sarà davvero sviluppata. Quindi servono più colonnine fast, ultra fast, sopra i 50 kW e soprattutto queste benedette colonnine devono essere installate in autostrada. Aggiungo poi che bisognerebbe cercare di colmare quel gap tra nord e sud Italia. Purtroppo si è già creato, l'ho toccato con mano. Per darvi un'idea, a sud di Napoli ci sono poche colonnine a corrente continua, una ogni 50-60 km e tutte fuori dall'autostrada. In Sicilia poi, per esempio, se escludiamo la costa orientale, ce n'è una sola a Palermo. Per capire qual è lo stato dell'arte, che evidentemente non è così roseo, del nostro paese, abbiamo realizzato un approfondimento su Inside EVs, quindi trovate il link in descrizione, mentre qui lasciamo a voi magari i commenti per raccontare il vostro viaggio in elettrica, se l'avete già fatto, e poi se avete delle domande sul nostro Palermo-Roma andata e ritorno, siamo qui per rispondere, anzi risponderà Francesco. Assolutamente sì, abbiamo fatto questa esperienza proprio per condividere tutte le informazioni. E allora ci vediamo al prossimo video e vi aspettiamo nei commenti.